Esercizio di riconoscimento di traiettorie per la spalla. Un esercizio importante e fondamentale perché quello che andiamo a richiedere attraverso questo esercizio al nostro paziente è di riconoscere la direzione del movimento attraverso la spalla. Perché è importante? Capite che se vogliamo pensare di recuperare il movimento del nostro arto superiore per la funzione di presa, dobbiamo anche recuperare la possibilità di poter dirigere il nostro braccio, la nostra mano in diverse direzioni nello spazio, e per poterlo fare dobbiamo essere necessariamente in grado di poterne percepire la direzione anche quando il movimento avviene attraverso un'altra persona e con gli occhi chiusi. Per quanto riguarda il posizionamento e la presa, il paziente si trova seduto su una sedia e le mani e le braccia appoggiate sulla scrivania di fronte, mentre il terapista si trova di fianco sul suo lato destro, pronto per poter effettuare la presa che già conoscete, che prevede il sostentamento del polso ai lati, il sostegno delle dita attraverso il bordo laterale dell'indice, il pollice, l'apertura a ventaglio della nostra mano e il sollevamento del gomito. Stiamo sempre attenti che quando muoviamo il braccio lo dobbiamo fare con delicatezza e non dobbiamo muovere tutto il busto del nostro paziente. Benissimo. Questo è per quanto riguarda il posizionamento. Per quanto riguarda invece l'attrezzatura, nulla di così impegnativo se non applicare sul nostro cartoncino le figure corrispondenti alle forme geometriche che adesso deve riconoscere e che trovate nel foglio che vi è stato inviato. Primo livello di calibrazione. Per questo primo livello di calibrazione le figure da dover riconoscere saranno solo due e scegliamo quelle più diverse tra di loro. In questo caso ho pensato al triangolo e al cerchio. Nel caso in cui ci sia la possibilità di comunicare, chiediamo tranquillamente il nome della figura al nostro caro che ci dirà se si tratta del triangolo o del cerchio. Mentre nel caso in cui ci sia un problema di afasia, dobbiamo richiederne l'indicazione. Allora, in questo primo livello prevediamo sempre una prima fase in cui gli occhi sono aperti. Allora, adesso io ti disegno in aria una figura. Vediamo se capisci qual è. Via. E stop. Triangolo. Un triangolo, esattamente. Vediamo come invece ci dovremmo comportare nel caso in cui ci sia un problema di linguaggio. Vediamo un attimo, sempre con gli occhi aperti. Molto bene, bravissimo. Allora, quali accortezze avere per questo esercizio? Allora, come vi ho detto, è un esercizio che è particolarmente dedicato alla spalla, quindi cerchiamo di produrre un movimento della spalla e non di altre articolazioni. Ad esempio, evitiamo di fare una cosa di questo tipo, chiudere il gomito e chiudere la spalla. Questo, quando il paziente ha gli occhi chiusi, potrebbe un po' confonderlo. E un'altra cosa che dobbiamo tenere a mente se vogliamo effettuare un movimento anche preciso è pensare realmente che dobbiamo disegnare in aria una figura attraverso il dito del nostro paziente, come se ci fosse della pittura su questo dito che possa disegnare in aria. In questo modo avremo sempre l'idea di dover disegnare su un piano di fronte a noi come se si trattasse di una lavagna. Secondo livello di calibrazione. Bene, in questo secondo livello di calibrazione iniziamo ad inserire anche le altre figure, il quadrato, il rettangolo, il pentagono,
per offrire una variabilità di movimento maggiore e ridurre le differenze fra una traiettoria e l'altra. In questo modo la sensibilità che deve dimostrare il nostro caro, l'attenzione e l'attivazione dei processi cognitivi è più raffinata ed elaborata. Allora, chiudiamo bene gli occhi, effettuiamo la nostra presa, pronto, via. E stop. Quasi, quasi, te lo faccio risentire, è questo. Guarda bene, guarda, via. Bene, andiamo avanti. Via. E stop. Stavolta è quello, bravo. Bene. Cerchiamo di eseguire il movimento senza esagerarne l'ampiezza. Questo potrebbe indurre il paziente a percepire la direzione o a distrarsi da questa sensazione di stiramento quando effettuiamo un'ampiezza di movimento esagerata. Cerchiamo di rispettare quello che è la sensazione del tono dei muscoli del nostro paziente. Terzo livello di calibrazione per il riconoscimento di traiettorie per la spalla. Adesso cominciamo ad aumentare ancora di più le variabili in gioco ed inseriamo, oltre alle figure che abbiamo visto prima, anche la possibilità di dover riconoscere le lettere dell'alfabeto. Ecco, iniziamo con la prima lettera dell'alfabeto, che è la B nel nostro caso, perché le lettere che vogliamo proporre saranno lettere in stampatello maiuscolo e che siano sempre continuative, cioè dove ci sarà la possibilità di effettuare il tratto senza mai staccare la penna dal foglio. La A richiederebbe di dover staccare la penna dal foglio e potrebbe creare una certa confusione il fatto di un movimento che non è proprio chiaro. Quindi cominciamo con quella che è la B e la disegniamo. Quindi abbiamo queste figure e in più anche quella. Va bene? Va bene. E stessa cosa, quando dovremo eseguire la B, faremo il tratto verso l'alto, una prima pancia e una seconda pancia. Benissimo. Allora, considerate che la B è una lettera dell'alfabeto e come tale richiama alcuni aspetti del linguaggio, quindi in casi in cui si soffra di afasia questo elemento potrebbe indurre il paziente ad una certa confusione. Quindi vi chiedo di constatare da voi la presenza di confusione quando cominciamo ad inserire lettere come la B e le prossime che vi farò vedere nel livello di calibrazione successivo.